Benvenuti amici in questo nuovo video alla scoperta di questa nuova città. Ci troviamo a Vienna questa volta, ma a differenza di Graz, dove con 55 euro potevi stare una settimana, a Vienna si può stare solamente 2 ore durante la settimana. Il fine settimana non si paga. Io ho la fortuna di essere qui nel weekend di Pasqua, quindi ho 2 giorni, spero, se non prenderò nessuna multa, per esplorare la città. Ho parcheggiato praticamente a 1,5 km dal centro, sono riuscito a trovare un posticino, spero di non prendere nessuna multa veramente, e mi sono segnato alcune cose da vedere esternamente, quindi non ci resta che iniziare ad andare alla scoperta di Vienna e facciamolo anche in fretta. Per farvi capire quanto sono vicino al centro, questo monumento si trova a 1,5 km dalla centro città. Guardate la statua. Qui dietro abbiamo il Belvedere che andremo a vedere dopo, domani andremo a fare una passeggiata, e per farvi capire, non so se si vede, zoomate, là in fondo ragazzi c'è Johnny. E anche a Vienna ragazzi si mangia. Bello anche quel palazzo, devo dire. Questa sicuro è la via centrale di Vienna. Vuoi non mettere una macchina da Formula 1 dentro un negozio? Ovviamente, come è giusto che sia, è murato di italiani. Eccoci amici alla cattedrale o basilica di Santo Stefano. È alta anche questa, non sembra. E questo che vi faccio vedere adesso è veramente il centro, penso, di Vienna. Guardate. Palazzi moderni e di fianco la cattedrale. Girare purtroppo con Joker quando c'è tanto casino non è molto comodo per lui, però ovviamente il mio bimbo che è qua è Joker, non lo abbandono in camper. C'è un casino impressionante, mai visto neanche a Budapest un casino così, c'è davvero una bolgia assurda. Altra piazzetta, via parallela a quella centrale, carina, poco affollata. Piccola chiesa, non so a che cosa appartenga, però ho visto che ci sono, ecco vedete, molti gruppi che ne parlano, quindi deve essere qualcosa di importante. I dolcetti di Sissi, guardate, 10 deca, quindi un etto, 7,50 euro. Qui per gli amanti del cioccolato. Allora, questo che vi faccio vedere adesso non so cosa sia e non so neanche perché ci sono le persone lassù a guardare, perché non vedo niente di interessante. Là sopra stanno guardando in quella direzione lì, ma non c'è niente. Sono arrivato in questo posto bello, non so che cos'è di preciso, se lo capisco vi metto qua sotto il nome, però il problema è che
Nell'ingresso a fianco c'era il divieto dei cani, invece qui non ho visto niente. Spero che qui si possa entrare. Anche quella sorta di castello laggiù in fondo deve essere davvero bello, però visto che è tutto transennato non penso si possa andare. Ci facciamo un giretto con la limousine? O con la carrozzina dei cavalli, che è magari più romantico. Joker, ci facciamo un giro con la carrozza dei cavalli? Siamo io e te? Usciamo da questo posto con questo ingresso imponente e il cavallino che ci fa compagnia. Continuiamo amici questo tour de force da questa zona che non so cosa sia. Come sempre, se mi ricordo i nomi ve li metto qua in sovraimpressione. Belli questi palazzi. Bravissimo. Viaggiare ovviamente col cane ha sia lati negativi che lati anche positivi. Purtroppo siamo dovuti passare in 3 palazzi dove non si poteva entrare nemmeno proprio all'ingresso col cane, nemmeno nei giardini, quindi quelli li ho dovuti evitare. Però allo stesso tempo quelli che vogliono venderti biglietti, quelli che vogliono venderti tour o cose del genere, attrazioni, quando ti vedono con il cane ti scambiano per uno del posto e quindi non ti rompono le scatole. Continuiamo la scoperta di Vienna con questa chiesa apparsa all'improvviso. Guardate se si vedono quelle specie di cosa sono? Aquile, fenici, non so che animali sono. Belli! Questa è la chiesa di Santa Carles e deve essere molto importante perché c'è una bella fila per entrare. Deve essere una chiesa di un certo spessore e inoltre guardate che bordello, guardate che casino che c'è. Eccola, tutto il suo splendore. Sono arrivato al Belvedere e purtroppo, anche se un po' me lo immaginavo, i cani non possono entrare neanche qua, quindi adesso si torna indietro. Ed eccoci amici da questo parco dove anche Joker può entrare. Alla fine siamo stati a Vienna poco più di 6 ore, abbiamo fatto veramente una toccata e fuga. Abbiamo visto le cose principali che mi interessavano vedere. Sicuramente tornerò perché la vorrei visitare meglio. Alcune cose purtroppo non ho potuto vederle perché i cani non possono entrare e io Joker sinceramente di lasciarlo chiuso all'interno non mi va e comunque non è l'obiettivo di questo viaggio vedere tutto quello che c'è da vedere di ogni città e lasciare Joker chiuso dentro il camper. Ecco, l'obiettivo è quello di vedere un po' le cose principali, quindi perdere una giornata, 2 al massimo, o vedremo nelle prossime tappe e poi dopo passare alla tappa successiva. Però secondo me Vienna anche sotto il periodo natalizio deve essere molto bella. È tutta una città concentrata secondo me in un raggio di 3 km perché abbiamo visto tutto quanto a piedi, magari un pochino di corsa, però abbiamo visto tutto quanto a piedi e se si fanno magari alcune pause, si visitano alcuni musei o si vanno a vedere, non so, come ad esempio i mercatini di Natale, sicuramente un 3 giorni per visitarla ci vogliono. Vi lascio magari alcune foto che ho scattato in queste ore perché adesso noi ci
prepariamo e ci dirigiamo verso la prossima tappa. Anche con questo micro video è tutto, spero che vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!